Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Nel tutorial di oggi analizziamo la sintassi di tre funzioni di Excel molto utili per lavorare con il testo: testo.formula, testo e t. Queste funzioni ci aiutano a gestire e trasformare i dati testuali in modi diversi, dalla visualizzazione delle formule in modo leggibile alla conversione di valori numerici in testo formattato, fino all'estrazione del testo da celle con contenuti misti. Mediante esempi pratici cerchiamo di capire come e quando utilizzarle per rendere il nostro lavoro in Excel ancora più efficiente. Iniziamo! Quando vuoi visualizzare come testo la formula contenuta in una cella del foglio di lavoro invece del suo risultato, puoi utilizzare la funzione testo.formula. Questa funzione è particolarmente utile per analizzare, documentare o spiegare i calcoli presenti in un foglio di lavoro senza modificarli ed è molto utilizzata nella didattica, nel controllo degli errori e nella creazione di documentazione chiara e leggibile dei fogli Excel. La sua sintassi è molto semplice e prevede un solo argomento, il riferimento a una cella contenente una formula. In cella C2 digito uguale testo, seleziono con un doppio clic la funzione testo.formula e come riferimento clicco all'interno della cella B2 contenente la formula da analizzare. Premo invio e capisco che in cella B2 è stato inserito un numero casuale compreso fra 5 e 10. Trascino la formula verso il basso ed inserisco la funzione testo formula anche in cella C22. Doppio clic, seleziono la cella B22 e premo invio. Quando invece una cella non contiene una formula, ad esempio digito 10 e premo invio, la funzione testo.formula restituisce un errore di valore non disponibile. Annulliamo le modifiche effettuate e vediamo a cosa serve la funzione testo di Excel. Vorrei combinare i dati presenti nelle prime tre colonne della tabella in modo da ottenere una frase di senso compiuto. Ad esempio, Bernardi Alessandra ha completato il 19% del test nel giorno 3 luglio 2025, magari anche evidenziando il nome del giorno. Per far questo posso utilizzare l'operatore di concatenazione ampersand, ma noto subito che qualcosa non va. Ho concatenato il valore contenuto in cella A2, Bernardi Alessandra, alla stringa ha completato il, con uno spazio sia all'inizio che alla fine della stringa, con il valore della cella B2, 19%, con un'altra porzione di frase che inizia e si conclude sempre con uno spazio, e col valore contenuto in cella C2, la data. Premendo invio scopro subito che qualcosa non va. Il valore percentuale è un valore decimale compreso fra 0 e 1 e la data è illeggibile. Quando vuoi visualizzare i numeri in un formato più leggibile o combinarli con testo o simboli, può tornarti utile la funzione testo, che permette di modificare il modo di visualizzare un numero tramite l'applicazione di formattazione con codici formato. La soluzione che ti propongo è la seguente. La cella A2 contiene già del testo e quindi non crea problemi. La cella B2 invece contiene una percentuale e deve essere formattata correttamente. Per far questo utilizzo la funzione testo. Questa funzione prevede due argomenti, un testo oppure una cella contenente un testo e come secondo argomento un codice formato che nel caso delle percentuali a 0 cifre decimali è 0%, racchiuso fra virgolette. Per quanto riguarda la data, invece, che è la cosa più problematica, ho utilizzato la funzione testo, come primo argomento ho selezionato la cella C2 contenente la data e successivamente ho digitato questo codice formato. 4 volte G sta a indicare il nome del giorno completo. Una sola G sta a indicare il numero del giorno del mese, 4M indica il nome del mese completo e 4A l'anno completo. Premendo invio ottengo il risultato desiderato. Come avrai notato, i codici formato sono un po' strani. Ora però ti mostro un trucco per inserirli senza conoscerli nel dettaglio.
Nell'esempio voglio inserire un codice postale che ha un numero a 5 cifre, ma non conosco il suo formato. Per individuarlo posso procedere in questo modo. Seleziono la cella contenente il codice postale e nella scheda Home, gruppo numeri, clicco qui sul piccolo pulsante formato numero. Nella scheda numero seleziono speciale e successivamente codice di avviamento postale. Clicco poi su personalizzato. Il codice che mi interessa è quello che compare nel campo di inserimento tipo. Copio tale codice, CTRL-C e annullo le modifiche effettuate. Utilizzo ora la funzione testo. Come primo argomento seleziono la cella B2 e come secondo argomento, fra virgolette, incollo il codice appena copiato. Ricorda che il codice deve sempre essere racchiuso fra virgolette. Premendo CTRL invio ottengo il mio codice postale a 5 cifre. Lo 0 sta a indicare un carattere singolo e quando un numero risulta essere più corto del codice digitato, vengono inseriti degli zeri all'inizio del numero. Qui sotto ti riporto gli altri caratteri jolly con la loro descrizione. Vediamo ora come si inserisce una partita IVA. Il numero della partita IVA deve avere 11 cifre. Utilizzando la funzione testo ho inserito come codice 11 zeri. Ti mostro ora altri formati abbastanza utilizzati. Per quanto riguarda il numero di telefono, ho utilizzato la stessa strategia adottata in precedenza. Sono andato qui su Speciale, ho selezionato numero telefonico e poi ho cliccato su Personalizzato, copiando successivamente il codice che compare qui dopo il punto e virgola. Successivamente ho inserito tale codice all'interno della funzione testo. Per quanto riguarda invece la trasformazione di un numero da decimale fra 0 e 1 a percentuale, ho selezionato questo formato, percentuale, ho poi portato a 0 il numero di cifre decimali e ho cliccato su personalizzato, copiando poi il codice. Dovendo invece trasformare un numero intero in percentuale, devo utilizzare lo stesso codice inserito in precedenza, ma devo far precedere il simbolo percentuale da un carattere backslash. Excel inserirà alla destra del numero rispettivamente uno spazio e il simbolo che viene scritto a destra del backslash e in questo modo il numero verrà formattato come percentuale senza essere moltiplicato per 100. Per quanto riguarda invece la data in cifre, operando come in precedenza e cliccando sul formato numero, potrai copiare questo codice. 2 volte la lettera G per il giorno, 2 volte la lettera M per il mese in cifre e 4 volte la lettera A per l'anno completo. Ti mostro ora altri 2 codici per le date. La data estesa si ottiene come nell'esercizio precedente. 4G per il giorno completo, una G per il numero del giorno del mese, 4M per il mese completo e 4A per l'anno completo. Quando invece vuoi individuare solamente il nome del giorno della settimana, puoi digitare come codice 4 volte la lettera G. Per ottenere delle frazioni, devi digitare come codice punto interrogativo / punto interrogativo, oppure per frazioni a 2 decimali, 2 punti interrogativi / 2 punti interrogativi. Quando vuoi esprimere un voto con frazione, al posto di 6,5, 6,5, puoi digitare questo codice, hashtag, che significa una qualsiasi cifra, spazio, e poi il codice di frazione, punto interrogativo / punto interrogativo. Per quanto riguarda invece le varie unità di misura, per il metro puoi digitare un codice a 2 cifre decimali, hashtag, virgola, hashtag 0, uno spazio e poi un backslash seguito dalla lettera M. In questo modo verrà inserita la M di metro alla fine del numero. Puoi fare la stessa cosa con i secondi, mentre per quanto riguarda i chilogrammi, siccome la lettera K viene inserita anche senza un backslash, per ottenere la lettera G dopo la K devi digitare backslash e G e in tal modo otterrai la scritta chilogrammi. Anche per i gradi centigradi non serve il backslash, mentre per le misure di latitudine e longitudine, siccome si devono utilizzare 2 cifre sia per i gradi che per i primi che per i secondi, devi digitare 2 volte 0, seguito prima dai gradi, poi dai primi e poi dai secondi.
Detto questo, ricorda che ogni codice può sempre essere ricavato cliccando sul pulsante formato numero, scegliendo un qualsiasi tipo numerico, cliccando su personalizzato e copiando il codice. Vediamo ora a cosa serve la funzione di testo T. Quando abbiamo a disposizione uno o più intervalli di celle contenenti dati misti, la funzione T ne filtra solo il testo. Nello specifico, se una cella contiene un numero o una formula o è vuota, la funzione T restituisce una stringa vuota. La funzione T prevede un solo argomento, che è il valore o la cella da analizzare. Inseriamo tale formula in cella C2 e analizziamo il valore contenuto in cella B2. Invio. Siccome la cella B2 contiene un testo, la funzione T lo restituisce tale e quale. Copiamo la formula verso il basso. Come puoi notare, quando sono presenti valori numerici, valori logici, formule oppure date, la funzione T restituisce un testo vuoto. Quando invece un numero è preceduto da un apostrofo oppure è formattato come testo, Excel lo interpreta appunto come testo e lo restituisce tale e quale. Vediamo ora un'applicazione pratica di questa funzione. Un professore e il suo assistente hanno interrogato gli allievi di un corso. C'è però un problema. Il professore ha assegnato voti numerici, mentre l'assistente ha espresso dei giudizi, buono, ottimo e così via. Purtroppo, assegnando i voti con due criteri diversi, non è possibile calcolare la media, poiché Excel calcola solamente la media dei voti numerici. Dobbiamo dunque trasformare anche i giudizi in voti numerici. Questa media dunque è sbagliata. Per convertire i giudizi in voti numerici utilizzeremo questa piccola tabella a destra. Ti mostro ora la formula utilizzata. All'interno della funzione se ho impostato questo test. Utilizzando la funzione T ho analizzato il contenuto della cella B2. Se la funzione T restituisce una stringa vuota, e cioè se la cella B2 contiene un valore numerico, la funzione se restituirà tale valore numerico. In alternativa, cioè se la funzione T restituirà un testo, ad esempio qui restituirà buono, mediante la funzione cerca x cercherò tale valore all'interno della colonna più a sinistra di questa piccola tabella e quando tale valore verrà trovato, ad esempio buono, restituirò il valore corrispondente presente nella colonnina qui a destra, cioè 8. Premendo invio e copiando la formula verso il basso, riesco così ad ottenere la sequenza di voti numerici desiderata e posso in tal modo calcolare la media, che, come puoi notare, è diversa dal valore calcolato in precedenza. Anche se la funzione T viene fornita essenzialmente per garantire la compatibilità con altri fogli di calcolo, in certe situazioni, come in questa, si rivela estremamente utile. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!